Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Ho già fatto un altro video sull'Eurovision di quest'anno dando la mia personalissima top 3 dei migliori artisti che si sono esibiti secondo me, ma stavolta vorrei analizzare anche altri artisti che secondo me sono stati veramente tanto validi, ma che per un motivo o per un altro non mi hanno convinto al 100% e cercherò di darvi anche delle motivazioni tecniche. Cercherò di dare commenti tecnici di analisi vocale, ma chiaramente questo è il mio personale parere soggettivo, che non vuole offendere assolutamente nessuno, quindi se critico i vostri beniamini non attaccatemi nei commenti per favore, ma cerchiamo di essere educati, anzi lasciatemi pure nei commenti e fatemi sapere se siete d'accordo con me, cosa ne pensate, mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Io adesso non ascolterò le esibizioni per intero perché le ho viste durante la serata delle finali, però ascolterò un pezzettino di ciascuna esibizione e cercherò di darvi un piccolo e breve commento tecnico. Partiamo dalla Francia con Slimane che canta Mon Amour. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens, désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Ok, allora lui ha un timbro pazzesco, è veramente molto molto interessante, ha un timbro caldo, avvolgente, ricco di frequenze basse, veramente una voce pazzesca. Quando avevo sentito la versione studio di questa canzone io ho pensato che potesse vincere tranquillamente l'Eurovision di quest'anno, perché la canzone è molto molto bella e lui ha un timbro incredibile. Qui live l'ho trovato un po' impreciso, però devo dire che in questa versione, che è quella della finale, è stato un po' più preciso, soprattutto in questa parte iniziale, mentre nell'esibizione precedente, anche all'inizio, insomma, era un po' instabile. Però sentite che ci sono piccole, diciamo, imprecisioni di intonazione, quando fa alcuni falsetti gli scappa un po' via la voce, quindi per questo non l'ho inserito nella mia top 3. Ok, solo per questo motivo, però devo dire che lui è veramente molto molto bravo, assolutamente, ed è molto emotivo, anche come si muove, come usa la gestualità, come usa il corpo e anche la voce vibra di emozione, quindi questa è una cosa non da poco e te la trasmette. Il testo è anche molto bello, drammatico, tristissimo, però veramente molto molto bello e molto sentito. Molto bella anche la parte finale in cui canta a cappella allontanandosi qua dal microfono, ok, bellissima, magari andate a sentirla nella versione originale. Mi dà sempre l'impressione che spinga tanto, soprattutto in questa parte qui, no? Forse si fa un po' sovrastare da questa carica emotiva e quindi tende un po' a esagerare e a sforzarsi un pochettino, però forse era anche la sua intenzione per trasmettere qualcosa in più, non lo so, però l'ho trovato anche un po' impreciso quando fa questa cosa. Ultima cosa, è anche molto difficile cantare in quelle condizioni, cioè all'inizio è praticamente sdraiato, poi si rotola su un fianco, cioè sono sempre
posture veramente scomode per cantare e riuscire a essere precisi cantando, e lui comunque è stato molto molto bravo. Il pezzo è pazzesco, veramente un bellissimo pezzo. E apprezzo che canti in francese. Andiamo su un altro dei miei preferiti che purtroppo non è stato valorizzato secondo me a sufficienza, perché secondo me è bravo, e lui è il cantante della Lettonia, si chiama Dons e canta Hollow. Mi sono stupito del fatto che nessuno l'abbia votato, forse perché non ha un look particolarmente interessante, non lo so, però ha cantato molto bene, il pezzo è molto orecchiabile, molto efficace e non l'ho trovato banale, per cui veramente è un peccato che non sia stato valorizzato a dovere. Andiamo a sentirlo. Don't look now. Oh, you'll see me cry in rivers I might drown. Don't know how. Oh, will I ever find my own way out? I don't wanna lose me so cruelly. I'm drifting in and out of who I am. So help me understand. It's killing me slow. Try to make me just another believer. Everybody just pretending they're preachers, preachers. It's killing me slow. Yeah, I'd rather let them dig my grave shallow. Still sailing out of something so hollow, hollow. Not afraid. Ok, allora, devo dire che lui, al contrario di Slimane, l'ho trovato più preciso nell'esibizione che aveva fatto in precedenza. Qui forse era molto emozionato anche perché era la finale, ok? E quindi nella parte iniziale con quelle note basse era leggermente impreciso, poi si è ripreso un po' nel ritornello, anche se era un po' di gola anche in quel ritornello lì, però è anche un po' una sua caratteristica di cercare un suono un po' graffiato, ok? Quindi credo che fosse assolutamente voluta anche questa ricerca di questa compressione molto aggressiva in gola, per cercare un po' questo suono sì melodico ma anche un po' distorto e aggressivo. Comunque a me è piaciuto molto, il pezzo è molto carino, insomma chiaramente non è uno dei migliori se vogliamo, però secondo me rispetto anche a tanti altri si è distinto anche per la sua bravura. Forse non è stato anche premiato anche per una questione di look, non lo so, perché effettivamente il look è un po' povero, non riesco a inquadrarlo bene, insomma è particolare, però si è posto in maniera molto professionale, in maniera umile, quindi a me è piaciuto molto. Mi ricorda un po' James Blunt, ok? Quel tipo di sonorità lì, con questo suono un po'... con questo twang anche non troppo marcato però presente per dare un po' di punta al suono, e quando poi va in acuto va un pochino a graffiare la voce, però è anche molto bravo a gestire le note basse, quindi sì, a me è piaciuto. Andiamo ora su un'artista molto controversa che ha fatto molto parlare di sé, che è la cantante dell'Irlanda Bambi Tugg, spero di averlo pronunciato bene, Bambi Tugg, che canta Doomsday Blue. È stata criticata tanto perché si pone con questo look e anche questa sonorità un po' satanica, tra virgolette, no? E quindi i ben pensanti si sono scagliati contro l'organizzazione dell'Eurovision dicendo che non si può portare il satanismo su quel palco, però insomma c'è dall'alba dei tempi a livello artistico, insomma, c'è questa libertà di poter esprimere anche, diciamo, a livello estetico, atmosfere un po'
cupe, come se giudicassimo un film horror come satanico solo perché parla di satanismo, ma in realtà è solo un film, è finzione. Cioè anche qui è tutto finto, è tutto un gioco estetico, ok? È un po' come Marilyn Manson, voglio dire, che ha sempre fatto parlare di sé per le tematiche che tratta nelle sue canzoni, anche per il modo in cui si pone. Lei mi sembra un po' una Marilyn Manson al femminile, ok? Proviamo ad andare a sentire. Ok, lei è completamente fuori di testa. Allora, si pone in questa maniera, sì, molto bizzarra, però devo dire, al di là dell'estetica che può essere apprezzata o meno, io l'apprezzo un po' perché mi piacciono le cose un po' dark, un po' creepy, e capisco che è tutta finzione, insomma, non sta evocando realmente il demonio su quel palco, ok? Ci rendiamo conto, vero, di questo? Perfetto. E mi piace molto la sonorità, perché è originale, si discosta da tutti gli altri, d'accordo? Fa qualcosa che nessun altro ha osato portare su quel palco, ok? E mettendo insieme anche, diciamo, elementi della musica metal, anche perché dopo fa anche degli scream, dopo lo sentiamo, e comunque sonorità anche un pochino moderne, perché richiama comunque Marilyn Manson, che per quanto possa essere classificato come metal, però ha molti elementi pop. Ok, di fatto, cioè molto orecchiabile, anche elementi elettronici e anche parti un pochino più melodiche come quella che abbiamo sentito prima, che era quasi acustica. Canta anche bene, quando canta le parti un pochino più melodiche si sente che è anche molto brava a cantare, e poi dopo, se non ricordo male, fa proprio degli scream, delle urla assurde. Andiamo a sentire. Ok, quindi cioè, sentite come passa da una qualità vocale all'altra in maniera completamente opposta, ed è capace di farlo. Sembra più una cantante da musical, ti sta interpretando un personaggio, ok? Perché poi dietro le quinte, se andate a vedere, no, in retroscena, quando per esempio davano le votazioni, lei era tutta carina, che sorrideva ed era contenta per gli altri quando ricevevano i voti, li andava a ringraziare, si andava a complimentare con loro, quindi è una persona normalissima, ok? Questa è finzione, ok? Bisogna capire questo, e secondo me è molto brava in quello che fa, e anche questo secondo me è uno schiaffo un po' tutti ai preconcetti morali, diciamo, che vanno a limitare l'arte. L'arte non può essere limitata, l'arte è libera, ok? E anche una performance del genere ha la sua dignità come tutte le altre, anche se è meno mainstream, diciamo. Beh, se ho inserito l'Irlanda in questo video non potevo però anche inserire la Finlandia, che è completamente l'opposto, ok? Windows 95 Men, che cantano No Rules, è una canzone completamente fuori dagli schemi, ma in un senso invece molto più goliardico, molto più ironico, divertente, al contrario della performance cupa, tetra che abbiamo sentito prima, no? Però altrettanto fuori di testa, secondo me, all'opposto. Una performance al limite del trash, nel senso che è veramente bizzarra, però è proprio per quello ti diverte, ok? Proviamo ad andarla a sentire. Windows 95 Man, and I only live by one rule, and the rule is no rules.
ok, sono completamente fuori di testa. C'è questo soggetto vestito in maniera particolarmente bizzarra che sembra nudo dalla cinta in giù, poi non so se lo sia davvero, probabilmente non lo è, perché sennò poveri quelli che erano lì a vederlo dal vivo, però con questo gioco di telecamere praticamente non si vedono mai i genitali, ok? Che monopolizza attenzione, mentre l'altro canta, e almeno insomma lui invece sa cantare, canta bene, e fa anche delle parti in falsetto particolarmente acute e ben gestite. La melodia è molto carina, orecchiabile, però niente di che. Diciamo, quello che cattura l'attenzione è proprio la performance divertente, goliardica, ok, molto originale da quel punto di vista. E mi ricorda un po' quelle cose un po' trash, tipo Ylvis, non so se lo conoscete, quello che aveva fatto What Does the Fox Say? Vabbè. Oppure Gunther, che è un altro paladino del trash che ha spopolato su internet anni fa, ok, per intenderci, quindi cose un po' bizzarre, non di cultura, ecco, però divertenti, cioè vogliono essere così, non vogliono avere grosse pretese e ti divertono così per come sono, ecco, quindi secondo me alla fine vanno premiati, insomma, per la loro simpatia e la loro originalità. Momento epico questo verso la fine dell'esibizione, in cui inizia a sparare scintille da sotto le ascelle, andiamo a vedere. Sono completamente fuori di testa, li amiamo per questo. Andiamo su un'altra esibizione che mi è piaciuta, ma non riesco a capirla fino in fondo, quindi vorrei anche il vostro aiuto per capire se mi sono perso qualcosa o se effettivamente il mio orecchio ha trovato qualcosa di strano, che non funziona in questa esibizione. Qui sto parlando della Norvegia, i Gate, non so come si possa pronunciare, che suonano Ulveham. La sonorità è bellissima, mi piace molto. Ho trovato la cantante strana, però non riesco a decifrarla, quindi magari riascoltiamola insieme e vediamo un po', mi dite poi anche voi cosa ne pensate. Sono veramente particolari perché uniscono sonorità tradizionali, come vedete hanno anche strumenti tradizionali, credo che stia cantando in norvegese, quindi anche questo è un valore aggiunto a mio parere. Con queste sonorità tradizionali uniscono però anche il metal, perché di fatto qua ci sono delle chitarre veramente da brano metal, rock comunque, abbastanza distorte e cattive. Però ci sono anche parti un pochino più sinfoniche, elettroniche, e quindi l'arrangiamento mi piace molto anche i colori che hanno scelto, queste onde, questi visual bellissime, veramente molto molto evocative, e la voce di lei è ipnotica, nonostante non sia stata molto precisa. Nella parte iniziale è tutta calante, poi un po' si è ripresa, però anche su questi acuti, se sentite la versione studio è molto precisa. Qua ci sono delle piccole stonature, però anche quelle stonature, quando fa gli acuti,
non mi dispiacciono, mi muovono qualcosa, e ha un suono un po' graffiato anche, passa da questa voce di testa un po' ariosa, un po' falsetto, ha una voce piena un po' graffiata, schiacciata, molto tagliente, che non mi dispiace per nulla, però è strana, cioè tutto l'insieme è veramente strano, però lo strano, come abbiamo detto, ci piace, e quindi io devo dire che nel complesso li ho apprezzati, però l'ascolto non è immediato, secondo me, è un po' difficile da capire. Cosa ne pensate anche voi nei commenti? Io sono molto combattuto, devo dire, non sapevo se metterli o no in questo video, però alla fine ho deciso di metterli perché non mi sono dispiaciuti e si sono distinti anche loro come originalità rispetto a tante altre proposte che ci sono state su quel palco. Poi particolare il fatto che nella strofa ci sia questa ritmica che sembra reggaeton, tum pa. Quindi non lo so, mi dà quest'idea tribale, però che mi richiama anche il reggaeton, quindi quasi un po' mi infastidisce, ma allo stesso tempo la sonorità non è reggaeton, quindi mi piace, non lo so. Sono veramente tanto combattuto, è stranissima sta canzone. Andiamo sulla Croazia, Baby Lasagna, che canta Rim Tim Tagidim. Allora, lui era uno dei favoriti. Al primo ascolto, devo dire la verità, non mi è piaciuto per niente, perché mi sembrava, e mi sembra tuttora, un po' la coppia dei Rammstein, che cerca in qualche modo di essere un po' più moderna, un po' più pop, un po' più commerciale, quindi non lo so, non ho trovato l'originalità, però devo dire che più l'ascolti più ti entra in testa e comunque ti ritrovi a cantarla insieme a lui mentre si sta esibendo senza neanche accorgertene. Quindi devo dire che il pezzo è veramente efficace da quel punto di vista, e tutto sommato effettivamente sonorità un po' più rock su questo palco a me non dispiacciono per nulla, nonostante sia un rock molto elettronico, molto tamarro, tra virgolette, con suoni anche abbastanza techno, anche in questo caso, e quindi scivola un po' su quello, secondo me, diventa un po' frivolo, non so come dire, ok? Molto basato sulla ritmica, sul motivetto orecchiabile, ma poi dietro di sostanza c'è poco, mi dà un po' quell'impressione lì. Però devo dire che lui è anche molto bravo. Andiamo a sentire. Cioè, è partito l'inizio e già te la stai cantando nella testa, ok? È veramente efficace a quel punto di vista. Ok, funziona, c'è questo ritornello orecchiabilissimo, il pubblico sta cantando tutto insieme, quindi si ricordano perfettamente la melodia della canzone, c'è comunque questa carica rock di fondo, come sentite, le chitarre distorte, la batteria che pesta come dovrebbe, però sempre questa sonorità molto danzereccia, che anche ritmicamente ti fa muovere la testa, muovere il corpo, e ti viene voglia di ballare, quindi è molto efficace da quel punto di vista. Lui canta bene sia nelle parti delle strofe, molto bravo sul timing, ha questo suono distorto, quindi anche questo richiama sonorità più rock o anche legate al metal. È molto controllato anche, non si sta sforzando, è una distorsione controllata, distorsione glottica, quindi
tecnicamente preparato, non sta facendo niente di virtuoso, ecco, però quello che fa lo fa bene, tiene bene il palco, quindi bravo, e bravi anche i musicisti, insomma. Come look, un po' come sonorità, prendono molto dall'industrial metal dei Rammstein, che poi viene contaminato queste sonorità un pochino più elettroniche, pop moderne, o comunque pop rock, diciamo così. Vabbè, comunque non male. Voi cosa ne pensate? Ecco, io non l'avrei fatto vincere, ecco, perché secondo me non è un brano così forte da poter vincere l'Eurovision, secondo me. Però ho visto che è stato veramente tanto votato dal pubblico, quindi sicuramente è stato molto apprezzato. Mi fermo qua, ci sono effettivamente tante altre esibizioni che sono state valide, assolutamente. I cantanti, cioè, comunque sono tutti di alto livello, voglio dire, se sono su quel palco avranno sicuramente dei meriti. Alcuni più bravi di altri, secondo me, alcuni più precisi di altri, alcuni che hanno portato proposte più originali e altre meno originali, però ecco, io vi ho dato un po' le mie preferenze. Ecco, vorrei solo menzionare ulteriormente anche la Germania, il Portogallo, anche mi sono piaciuti molto. Sono stati bravi, voglio dire, hanno cantato bene, però Germania è un po' la copia di Luis Capaldi, ecco, quindi quando vedo poca originalità faccio fatica un po' a premiare il tentativo, diciamo, perché è qualcosa che è già sentito, mentre il Portogallo ha portato un pezzo carino, lei canta veramente molto bene, è bravissima, Yolanda si chiama lei, però sì, pezzo carino ma niente di più, non ha portato niente di nuovo anche lei, voglio dire, no? È molto difficile portare qualcosa di nuovo, ci mancherebbe. E ripeto, queste sono le mie personalissime opinioni, non voglio offendere nessuno, queste sono le mie opinioni personali, chiaramente da addetto ai lavori, perché sono un cantante vocal coach, per cui cerco anche un po' di motivare quello che dico. La maggior parte degli artisti invece che non ho citato, diciamo che li ho trovati un po' tutti uguali e poco originali, nessuno che abbia lasciato il segno, alcuni che puntavano molto sull'estetica, sulla coreografia e poco sulla sostanza della canzone, o controllo vocale un po' scarsino, per cui ho pensato di non citarli in questo video. Però fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se siete d'accordo anche con le mie analisi e se ci sono altri artisti che non ho citato che invece vi sono piaciuti. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction e ci vediamo al prossimo video. Ciao!